Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, è ufficiale, Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Noi lo sapevamo al 99%, ma c'era quell'1%, il tweet del presidente, non c'era l'ufficialità ovviamente su carta. È arrivata, diamo il benvenuto al nostro mister, ci togliamo qualche sassolino dalla scarpa perché dobbiamo farlo nella maniera più assoluta senza tirarci indietro. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se vi va, attivando la campanella delle notifiche, passaggio importantissimo per restare aggiornati, e l'iscrizione fa crescere il canale, fa piacere al sottoscritto, al di là di un bel like, diciamo di incoraggiamento per questo cammino del Napoli di Conte. Detto questo, da dove partiamo? Partiamo da Carlo Alvino che non credo più di un mese fa diceva a Napoli non serve Antonio Conte, serve un addestratore, non serve uno col pugno duro, eccetera, eccetera. Ieri Carlo Alvino elogiava ovviamente l'operazione del Napoli e l'operazione Antonio Conte. Allora, caro Carlo Alvino, noi abbiamo sempre, diciamo, certificato che tu dove va il vento, là ti butti, però è una cosa che deve terminare perché non regge più. Antonio Conte è l'allenatore del Napoli ed era quello che serviva in una situazione del genere. Per quanto mi riguarda e ci riguarda, parlo anche a nome della community del canale, che so benissimo che ha letto come si deve e talvolta anche meglio del sottoscritto la situazione che abbiamo vissuto finora. Dopo Carlo Alvino parliamo di Criscitiello. Caro Criscitiello, Conte voleva il Milan, Conte voleva la Juve, il Napoli è un ripiego, è stato un ripiego. Carissimo Criscitiello, il Napoli è l'unica società in Italia che si è potuta permettere l'allenatore e lo staff, perché ovviamente parliamo di un'operazione di circa 60 milioni, 55 milioni tra bonus eccetera, poi andremo a vedere nel dettaglio in questi giorni le cifre del contratto, i bonus cosa prevedono e quant'altro. Però dovete munirvi assolutamente e fate presto di tutti i medicinali che ho elencato nella locandina, perché le scorte si stanno esaurendo. Io diciamo che volendo aiutare lo stivale mi sono messo in contatto con l'industria farmaceutica in Olanda, c'è un rappresentante italiano che fa da collegamento in questo periodo con l'Italia appunto per questo esaurimento scorte. Nel caso possiamo dare una mano, dovrebbe arrivarmi qualche telefonata a minuti per la conferma, perché ho chiesto appunto questi 4 medicinali, nel caso li abbiamo in Olanda, non credo che Loki esista qui, ma gli altri 3 possiamo tranquillamente reperirli e mandarli in Italia come supporto, perché ce ne vuole per affrontare questi mesi di calciomercato, ce ne vuole per affrontare ovviamente il campionato prossimo. Non preoccupatevi che qualsiasi cosa possiamo fare anche dall'estero la facciamo. Detto questo su Criscitiello, torniamo un attimo su Giuffredi, che ha parlato ieri ancora una volta e ribadisce, al di là poi del comunicato del Napoli che ha dichiarato Di Lorenzo incedibile, 4 anni di contratto, diciamo che Giuffredi ha detto io vado per la mia strada, noi andiamo per la nostra strada e non abbiamo cambiato idea, anche in base a quello striscione esposto dalla curva del Napoli, prendendosela col procuratore e diciamo scagionando un tantino il calciatore. Giuffredi dice è un grande attestato di stima per Di Lorenzo, ma noi non cambiamo idea. Beh, la stima per Di Lorenzo a me cade nella maniera più assoluta finché il capitano, fin quando sarà il capitano del Napoli, non ci fa sapere per filo e per segno cosa è successo, cosa vuole fare e dove se ne vuole andare. Se c'è un accordo con i bianconeri già fatto, ne prenderemo atto e diciamo chiediamo anche ad Antonio Conte di non andare a pregare calciatori del genere, uomini del genere, perché poi diciamo che le lacune umane vengono fuori, anche se poi viene accettato il Napoli ancora per un anno da Di Lorenzo in questo caso, ma comunque poi usciranno fuori di nuovo i mal di pancia, non servono a nessuno. Staff del Napoli di altissima qualità e che appunto
non farà succedere sicuramente ammutinamenti e mal di pancia da nessuna parte. Abbiamo letto che Conte ieri, prima della cena, c'è stato un incontro, prima di andare a cena, ha chiesto in primis Buongiorno e Lukaku. Di Lukaku ne abbiamo già parlato ieri. Il calciatore a me non fa impazzire, però ci sono anche binomi che funzionano al di là dell'età e al di là di una condizione fisica di Lukaku, a mio avviso, rivedibile, ma visto che dobbiamo giocare una partita a settimana, cioè la Coppa Italia è vero, ma dobbiamo giocare una partita a settimana, diciamo che tirato a lucido potrebbe anche ritornare il Lukaku che era all'Inter, chi lo sa, mai dire mai. Il calciatore può piacere o non piacere, ma abbiamo un allenatore che se ti chiede A è perché quella A molto probabilmente funziona. La soluzione e la situazione, Lukaku dovrebbe prevedere il prestito, diciamo dividendosi l'ingaggio con il Chelsea, poi vedremo se sarà un'operazione fattibile e se il Chelsea poi accetta, perché Lukaku è un pacco postale che va di squadra in squadra negli ultimi anni, ti dividi l'ingaggio con il Chelsea, pur di non tenerlo a Londra stanno facendo di tutto. Noi diciamo accetteremo assolutamente le condizioni nel caso siano queste, perché poi non richiedono nemmeno un rischio di perdere soldi, non richiede assolutamente alcun rischio economico e quindi ben venga accontentando il mister e magari avendo anche una punta che tirata a lucido potrebbe fare i buchi a terra in Serie A. Io ho i miei dubbi assolutamente su Lukaku, però puntando sul binomio alzo le mani. Buongiorno è stato chiesto ed è stato già chiamato da Antonio Conte ripetutamente, 40 milioni, e questi 40 milioni si devono spendere perché Buongiorno è un difensore di grande livello e a mio avviso diventerà di altissimo livello perché ci sono ancora margini di crescita, potrebbe far molto bene in questo Napoli di Conte, ma più avanti con diciamo il mercato che entrerà nel vivo e i colpi che poi verranno ufficializzati, ci renderemo conto anche tatticamente dove andiamo a parare, se andiamo a 3, la difesa a 4 ancora è un'incognita, quindi è un tantino superficiale parlare di tattica in questo momento. Noi dobbiamo solamente dare il benvenuto ancora una volta al mister e fargli gli auguri per questi 2-3 anni a Napoli che siano, poi vedremo quanto durerà Antonio Conte, se siano 2, se siano 3, se siano 15 giorni come tutti dicono. Non durerà col presidente della Laurentiis, ma quando mai? Il presidente non si trova con nessuno, questa è una figura che si fa sentire, litigi eccetera eccetera, mette sempre comunque tutti contro tutti quando le cose non vanno bene, lui è il migliore. Staremo a vedere, perché a mio avviso caratterialmente è molto meglio avere un allenatore che le cose te le dice in faccia e come stanno, che avere allenatori che in maniera filosofica ci girano intorno alla situazione e poi non rispettano i contratti. Molto semplice. Quindi ben vengano personaggi del genere e complimenti a tutto lo staff e all'operazione fatta dal presidente De Laurentiis e dal Napoli, dal nuovo DS Man. Ci aspetta un grandissimo campionato con tante incognite, è vero, ma sono assolutamente fiducioso perché ad oggi abbiamo risolto tutti i problemi di professionalità per quanto riguarda una società di calcio. Tutti quei problemi di professionalità che erano, diciamo, saliti a galla per le figure che non sono state rimpiazzate e non sono state, diciamo, prese quelle giuste nel post scudetto, al di là che poi siano Garcia, che può essere Meluso. Non sto facendo un discorso, diciamo, personale su chi è venuto e chi non è venuto, è che più rendi professionale la catena di montaggio in una squadra di Serie A, più le opportunità per fare bene e per avere continuità salgono. È molto semplice. Benvenuto ancora Antonio Conte, forza Napoli ragazzi, oggi è il Conte Day e oggi dobbiamo assolutamente esultare.
Sempre Forza Napoli. Ciao.